Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia per il secondo semestre 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Capricorno. Può essere un momento di regolarizzazione, di contratti, di ufficializzazioni. Potrebbe anche essere un momento di collaborazioni. Tenete presente che la carta della giustizia fa anche riferimento alla legge di compensazione e quindi può essere che il secondo semestre 2026 sia un ottimo semestre che vi restituisce quello che la vita prima vi ha tolto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail e sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. È partito subito il diavolo, lo recupero. Abbiamo la regina di pentacoli, fante di coppe, di nuovo giustizia, 6 di spade, temperanza, e asso di spade. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico, dopo andrò a vedere i vari settori e poi in un secondo momento andiamo a fare come una scansione temporale degli eventi, cioè andiamo a vedere quando vi succederà che cosa delle cose che vi dirò qui. Tenete presente che questa è una di 4 letture sul secondo semestre del 2026, le altre 3 sono già tutte online, una è generale, una sulla crescita spirituale e l'altra è sull'amore e gli affetti, e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Ok? Tenete anche presente che è attiva per tutto luglio la promozione per la lettura semestrale. C'è comunque il link del video. Allora, partiamo con questo diavolo. Si è girato un fante di bastoni, 10 di bastoni e torre. Io qui ho come la sensazione che qualche capitolo che potesse costringere un pochettino, secondo me, sta volgendo al termine, anche grazie a questa torre e al 10 di bastoni. Tenete presente che il diavolo potrebbe essere un lavoro in nero, potrebbe essere, scusatemi, un lavoro magari un po' tossico o una tossicità all'interno di un lavoro o di una situazione dove sono previsti dei soldi, potrebbe essere denaro illecito. Ognuno di voi applichi questo diavolo alla propria realtà. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. 9 di coppe e ruota della fortuna. Devo dire che una volta tolta questa parte, con la regina di pentacoli sarete ben tranquilli, mi viene da dire. Anche vedendo queste due carte sarete nella vostra zona di comfort, nella vostra zona sicura. Probabilmente
C'è un qualche cosa che fino ad adesso vi ha appesantito e che è ora di lasciarsi indietro. Ed è come se ad un certo punto vi godeste un pochettino questo benessere. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché qui potrebbe arrivare un'offerta, regina di spade, o potreste fare un'offerta, tre di coppe. Ho come la sensazione che qualcuno vi potrebbe chiedere di unirvi in un gruppo, in un'associazione, però con questa regina di spade al contrario, che le cose siano un po' fumose. E poi arriva la giustizia. Due di spade e regina di bastoni. Potrebbe essere un semestre, ragazzi, dove effettivamente inizia come qualche cosa di nuovo, o semplicemente vedendo il vostro stato di regina di denari, qualcuno possa proporvi di iniziare una collaborazione e voi, non vedendoci chiaro sul tipo di collaborazione proposta, decidiate di mettere luce, decidiate di informarvi, di consultare un legale, di fare le cose in via formale, perché con questa giustizia si può trattare di qualche contratto legale proprio. Andiamo a vedere il 6 di spade, asso di bastoni e re di coppe. Io sento che ci sarà un momento, una fase in questo periodo dove alla fine penserete voi a risolvere le cose più per amor di pace che non perché tocchi realmente a voi. Andiamo a vedere la temperanza, imperatrice e temperanza. Eh sì, è un po' come la sensazione che sarà un periodo dove dovrete essere voi ad intervenire per certe questioni legali, burocratiche. Sento che vi dovete trasformare un po' nei genitori della situazione. Tenete presente che avete due volte la carta della temperanza, quindi considerato che c'è un'imperatrice, mi sento di dire che le vostre finanze risaneranno. C'è comunque un qualche tipo di prosperità, di crescita, ma è perché con queste due carte sarete voi a prendere in mano la situazione, sapete? Andiamo a vedere l'asso di spade. Due di coppe. Fante di coppe e asso di coppe. Per qualcuno si tratta di un movimento economico o di investimenti con dei figli anche, perché qui effettivamente ho l'archetipo dell'imperatrice, ho due fanti di coppe, tre con il fante di bastoni, un asso di coppe. Quindi vi dirò che per qualcuno ci può essere questa questione burocratica in una situazione genitori-figli, per qualcun altro è roba vostra. Io qui ho come la sensazione che raggiungerete un tacito accordo con qualcuno. E sento anche che sarà perché avete anche un asso di bastoni, sarà un po' un ok, mi butto, senza grosse aspettative. Non vi nego che se fosse questa collaborazione di cui parlavamo qui, questa offerta, potrebbe anche essere che un personaggio con il o la quale inizierete a collaborare
Non vi nego che con questo 2 di coppe, asso di coppe alla fine potrebbe anche essere una persona con la quale si può sviluppare una relazione affettiva di un altro tipo, che non è solo quella collaborativa, diciamo. Allora, per le persone che sono senza lavoro, questa giustizia a me fa ben sperare, ci sono 2 assi e quindi devo dire che si chiude con il capitolo precedente, potrebbe anche essere questo diavolo la mancanza del denaro, per cominciare a sviluppare qualche cosa di nuovo. Non è immediato questo cambio perché la ruota della fortuna è al contrario, però sì che c'è, cioè è come se si stesse sviluppando, è come se piano piano le cose prendessero forma. Per le persone che sono dipendenti, io sento che comunque starete bene, non vi andrà male. Diciamo che non ci saranno grandi sorprese, secondo me. Vivrete la zona di controllo, la zona di comfort. Insomma, si dice nessuna nuova, buona nuova. L'unica cosa che mi sento di dire è che se state aspettando una promozione, allora, se state aspettando una promozione per qualcuno potrebbe arrivare, ma non subito. Ehm, per qualcun altro potrebbe arrivare e voi non volerla accettare perché è come se fossero grane in più rispetto a quelle che già avete, e forse ne avete abbastanza. E se voleste chiedere un trasferimento, è un buon periodo per fare domanda. Per le persone che sono autonome, non vi sento male, ragazzi, sinceramente, in questo semestre. La vostra situazione lavorativa o economica sento che sta come giungendo a un punto di guarigione, a un punto di equilibrio, di prosperità, di nuovi inizi e nuove collaborazioni. Se parliamo di soldi, ecco, forse qualcuno di voi potrebbe spendere un po' troppo in questo periodo per l'immagine, per il guardaroba, per le coccole, per i diletti, mettiamola così. Però, a parte questo, non sento che vi mancheranno, quindi potete permettervelo in questo periodo. Oltretutto state andando verso l'imperatrice, quindi voglio dire. Per quello che riguarda gli investimenti, secondo me c'è qualche investimento, ragazzi, che è ora di tagliare, di lasciare indietro. O c'è come bisogno di un rinnovo di questo investimento. Se per esempio fosse una casa o un immobile c'è bisogno di qualche ristrutturazione. Ma vi dico questo perché comunque c'è la giustizia, quindi se si tratta di qualche compravendita, sento che nel prossimo periodo potrebbe effettivamente esserci questo atto di acquisto piuttosto che di vendita con la carta della giustizia. Per quello che c'è anche come qualche cosa che si potrebbe chiudere. Mm. E per quello che riguarda i progetti, anche qui secondo me è un buon momento per mettersi all'opera, per iniziare qualche progetto che magari è lontano dai vostri abituali modi di fare, tra di denari, quindi le collaborazioni, i progetti. Ok, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Uff, di nuovo il diavolo, di nuovo al contrario. 4 di bastoni, re di coppe che avevate qui, 10 di spade,
asso di coppe che avevate già qui e il papa. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Allora, guardando le carte, ragazzi, luglio, agosto, periodo, nel senso che probabilmente questa sorta di legame, tossicità, pesantezza, ipercontrollo, schiavitù, senso di costrizione, di impotenza che avete potrebbe esprimersi effettivamente a luglio. Andiamo a vedere questo diavolo. 8 di bastoni e 6 di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa che state tenendo per voi e che avete bisogno invece di portare a galla, di ufficializzare. Potrebbe esserci una mancanza di comunicazione, magari con i vostri colleghi, piuttosto che con il capo. E se siete di quelli che stanno aspettando una promozione, un riconoscimento, un soldo in più, quanto pesa questo diavolo? Perché è il non sono visto, non vengo riconosciuto, non vengo apprezzato per le mie doti, per le mie qualità, per lo sforzo che ci metto, per quanto io cerchi di mantenere le cose fluide. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Re di spade e fante di bastoni. Il fante ce l'avevate già qui. È come se con la testa sapeste già che cosa dovete fare, ma è la parte pratica che vi blocca un po'. Non lo so, è come se... Il 4 di bastoni mi dice che ad agosto potrebbe esserci come una sorta di instabilità lavorativa a questo punto, o ma economica, vabbè sì, supponiamo che vadano di pari passo. Andiamo a vedere un attimo il re di coppe. La luna, ma infatti. Allora, questo re di coppa al contrario mi dice 5 di bastoni. Questo re di coppa al contrario mi dice che è come se non foste pronti ancora a lasciare indietro qualche cosa, perché probabilmente il lasciare indietro qualcosa risveglia qualche vostra vecchia paura, qualche vecchia ferita. Potrebbe essere una ferita legata al fallimento, il fatto di non portare a termine qualcosa potrebbe essere vissuto come un sono un fallito, che peraltro tutte queste cose fanno parte delle credenze limitanti, quindi non sono cose certe, ma sono pensieri che scegliamo più o meno consciamente di fare. Siamo noi che controlliamo i nostri pensieri, sapete? Quindi, anzi, spiego tutte queste cose nella sezione degli abbonati. Quindi se volete approfondire tutto il tema delle credenze limitanti, vi invito perlomeno ad andare a vedere i titoli dei video, almeno vi rendete conto. Andiamo a vedere questo 10 di spade perché secondo me è a ottobre che arriva come questo cambio. Infatti poi qui abbiamo anche... ragazzi, ma di nuovo il diavolo. Sì, ma secondo me è il taglio della tossicità che vediamo qui. E il 9 di pentacoli. Allora, se per caso foste in un lavoro che non vi soddisfa più, dove non potete più salire, diciamo così, di grado o cose per lo stile, ottobre potrebbe essere un momento per voi di diventare autonomi, di diventare più indipendenti, di cambiare ruolo. Cioè, qui c'è come un supporto. Ad agosto potrebbe essere un non sto più bene, so cosa devo fare, ma come lo faccio? A settembre potrebbe essere un ma sono pronto a farlo, questo che cosa comporta? E se non funziona, lotta interiore dei 5 di bastoni, e se non funziona, e se non sono all'altezza, e se faccio la scelta sbagliata, però poi a ottobre, o sì, con il diavolo si prende secondo me la situazione in mano. E difatti poi a novembre abbiamo un asso di coppe
che è un nuovo inizio, che lo rivedo anche qui. Appeso e giudizio, quindi qui arriva come un'ideona, ragazzi. Il giudizio è il lampadario che si accende invece che la lampadina. In più abbiamo anche l'appeso al contrario, che è proprio il vedere quel lato nascosto della medaglia che qui con la luna non si vedeva. Andiamo a vedere il Papa. 3 di bastoni. È matto. Allora, quest'idea, questa proposta la potrei risentire qui, con questo asso di coppe. Ripeto che per qualcuno, perché qui me lo conferma, c'è il Papa, quindi potrebbe essere un partner, un marito, una moglie che vi offre un'attività congiunta magari, o che vi offre di andare a lavorare nell'azienda dove già lavora questa persona. Io sento che entro la fine dell'anno vedrete un po' come il bicchiere mezzo pieno. È come se arrivassero nuove occasioni, nuove idee, nuove proposte, nuove novità. Novità un po' da tutti i lati. Per molti l'ultimo trimestre del 2026 sarà un trimestre dove regolarizzerete una vostra posizione indipendente, che può essere la partita IVA per molti, può essere aprire un'associazione o regolarizzarvi in qualche modo, ok? E che lo sento soprattutto a livello di progetti, cioè se avete un lavoro già stabile, che funziona, che è lì, sento che è come se apriste una nuova attività, un'associazione, qualche cosa di nuovo. Può anche essere, per esempio, il mercatino, andare a fare i mercatini dove non c'è bisogno della partita IVA, però è un'attività indipendente, autonoma rispetto a quello che fate normalmente, potrebbe anche essere quello. E quindi questa cosa aggiunta sarà quello che si svilupperà qui. Cioè, non lo so, come la sensazione che ci sarà qualche cosa di nuovo nella vostra vita materiale, che potrebbe anche essere, mi viene da dire un'idea canalizzata qua, o qualche cosa che ha a che fare con il vostro scopo di vita, vedendo questo giudizio, che piano piano inizierà a prendere forma, a prendere consistenza, nel mese di dicembre. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo, vediamo come conclude la lettura. Trasformati in qualcuno di migliore. La lezione di oggi: scopri una cosa che ti farebbe essere migliore e più e con più potere, tanto in quello che fai come in chi sei, e integralo nella tua routine. Se ti viene difficile, identifica perché convertirti in qualcuno di migliore è qualcosa che preferisci non fare. L'obiettivo: riconosci come e perché saboti la tua presa di potere. Stai sabotando, così mi tolgo dai dubbi, la tua presa di potere, il tuo, in spagnolo si dice empoderamiento, che rende proprio bene l'idea, una parola sola: empoderarsi, prendersi il proprio potere personale,
In italiano ci vuole un libro per dirlo. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o diversamente vi potete abbonare al canale. In entrambi i casi si trattano le credenze limitanti, solo che nella parte degli abbonamenti la formazione è ben più vasta perché tratto anche metafisica, metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di astrale, di vista eterica, di sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in anni, decenni di formazione personale e professionale. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché ce n'è una che è suddivisa in 3A e 3B e i numeri servono perché appunto vanno visti in ordine cronologico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!